Allora Daisy, sei pronta? Com'è andata questa notte in tenda? È stata un'esperienza molto divertente. L'ambiente era sicuramente perfetto per un'esperienza del genere. Mhm. Io adesso ti voglio portare in un'altra zona qui vicino che è molto simile a questa e forse anche più bella di questa. Io ho già inviato il mio articolo ieri sera, però potrei magari fare un'aggiunta e sempre se il mio capo piaccia il mio report. Io non credo che possa non piacere, quindi prepariamoci e andiamo. Mick, Certo, Ale, ma dove andiamo? Pietracupa. Bene, dai, allora carico io la tenda in macchina. Vai. Ciao Camillo. Ciao. Camillo è il mio grande amico, è anche sindaco di questo paese e oggi ci farà fare una bellissima esperienza. Lei praticamente è una giornalista, l'abbiamo incontrata per sbaglio Sì? e adesso gli stiamo facendo scoprire il Molise. Vi faremo vedere le caratteristiche di questo borgo, Perfetto. alcune cose interessanti. Aurora Del Monaco, la professoressa, è presidente della nostra associazione culturale pietracupese denominata Borgo Inaspettato. Allora, la prima cosa è che questa grotta, come la vedete, è il cuore del paese, perché questo era un deposito di rifiuti, dopo essere state tantissime cose nel tempo. E il nuovo parroco, che era venuto nel 78, ha animato la popolazione a fare quello che voi vedete. Questo è stato tutto fatto con le mani della popolazione, è il cuore della popolazione. Ed è sempre stato un luogo in cui all'occorrenza si diceva la messa, si facevano cerimonie religiose, ma in genere era, sentite l'acustica, era sede di concerti, di conferenze, di incontri, di assemblee della popolazione e anche di feste. Nel Settecento ci abitavano due famiglie, qua, con gli animali ovviamente, si vedono tutte le attaccaglie degli animali. C'era un castello. Sì, c'era un castello che è stato distrutto nel terremoto del 1456. Si riconoscono anche depositi fossili dentro queste Tanti, rocce. questa è nata in fondo al mare tra i 30 e i 50 milioni di anni fa.
poi il mare si è abbassato, o se volete la terra si è alzata ed è emersa. E poi c'è questo crocifisso che è stato trovato tra i rifiuti, senza braccia, che è un crocifisso rinascimentale. È stato lasciato senza braccia, trovata la soluzione delle catene per appenderlo, perché diceva Don Orlando, il parroco, questo Cristo dice: le mie braccia siete voi. C'è una natività che è stata donata da un nostro concittadino che vive in America, ma è pietracuppese fino al midollo. Sorpresa è questa, Camillo? Sì, questa è una delle grotte allestite per questa mostra di strumenti di tortura, una mostra permanente. Gli strumenti sono stati fedelmente ricostruiti da uno scultore di Torrella del Sannio su commissione naturalmente del comune, inaugurato nel luglio del 2016. Questa è una grotta la più interessante, diciamo, con degli strumenti particolarmente significativi. Possiamo illustrarne qualcuno: l'uso di questa scure che appunto portava alla decapitazione per reati più gravi o all'amputazione di una mano o di entrambe per il reato di furto, no? Poi abbiamo un altro significativo che è la gabbia dove il condannato veniva denudato, messo in esposizione all'ingresso dei paesi, dei centri abitati, su un albero, sospeso su un albero fino al dissanguamento, fino alla morte praticamente. C'è da precisare una cosa: noi abbiamo dato un significato preciso e positivo di questo museo. La conoscenza di quello che è avvenuto nel passato è molto utile, speriamo, alle nuove generazioni, per evitare che si ripetano queste oscenità, queste torture impressionanti. Vergine di Norimberga, usata prevalentemente per i reati di stregoneria, ma soprattutto riservata agli eretici, come per dire che la Vergine di Norimberga stringe con affetto il condannato che viene inserito all'interno, con i chiodi che si conficcano nelle parti non vitali, proprio per far sopravvivere il più a lungo possibile il condannato. Daisy, siamo arrivati alla fine. Il nostro viaggio insieme è finito qui, in un posto quasi più bello di dove è cominciato, ti ricordi? È stato un viaggio breve ma intenso, sono contenta di avervi incontrato.
Alessandro, Michele, ben arrivati! Siamo qui a Pietracupa. Ciao. Questa bella ragazza che è? È una nostra... Oh, how are you, Daisy? Welcome to Pietracupa. Thank you. Che ci fa? È in vacanza a paese, il nostro paese, sai, un richiamo annuale che si viene sempre qui. Bellissimo. Eh. Per il resto tutto ok? Tutto a posto. C'ho una cosa, c'ho un problema con sta macchina qua, sento un rumore ma non so di che si tratta. Ti sei portato Mi la puoi macchina aiutare? dall'America? No, l'ho affittata a Roma. Guarda, Però io... dammi una mano a riparare perché ci sento un penso, rumore Ci lì. penso io, ti risolvo, ma il rumore dietro, vai. Sento un rumore là. Ti dicevo, secondo me l'elettronica è esagerata in questa macchina. Sicuramente qualcosa possiamo provare a smontare, tipo... Fai sicuro qua, mettimi tutto a posto. Se non sei... Come la rimetti a posto tutto lì. No, dovrebbe funzionare, non abbiamo perduto altri attrezzi in macchina. E poi provala se cammino meno questa macchina. Assolutamente. No, no. Okay, I want this paragraph down here in number 3. I'm going to check my emails real quick and I'll get you the part to put here, but it has to be done within the hour. Yes. Okay. See you later. Daisy. Hello, Mrs. Lucas. Hi, Daisy. How are you? Well, thank you. Did you get my article? Yes, I did. That's why I'm calling. It's absolutely wonderful. I'm serious. I didn't believe you could write an article so beautifully. You exceeded my expectations. Great job. Thank you. I'm happy you liked it, Mrs. Lucas. The article was perfect. As I was reading it, I imagined myself in Molise. I think it's one of the best articles done by any one of my journalists. Thank you. I have to say, Daisy, I'm really sorry I didn't have faith in you before. But I need you back right away because I'm going to give you a raise and a promotion. I'm really happy you liked my article. But no, I'm not coming back, Mrs. Lucas. What? No, I'm not coming back. Because this trip made me understand that I don't belong there. I belong here, in this land. A land called Molise. Oh my God!